Eccoci qui ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Parliamo di calcio giocato finalmente, perché c'è da parlare di calcio giocato, perché questo calciomercato sì, è anche intrigante da seguire, però è snervante a differenza di una partita bella da vedere di calcio giocato che siamo qui a commentare. Quest'oggi ovviamente parliamo di Olanda-Croazia, abbiamo la prima finalista di questa Nations League, la Croazia arriva in finale. D'altronde il mio pronostico che ho fatto ieri è stato azzeccato per quanto riguarda la Croazia che ha vinto la partita, non per il risultato, perché io avevo pronosticato un 2-1 che reggeva fino a 40 secondi dalla fine. Poi, come abbiamo visto tutti, sappiamo che l'Olanda ha pareggiato a 40 secondi dalla fine e si è andata ai supplementari. Ci siamo andati vicini così ragazzi col pronostico. Speriamo di beccare quello che ho fatto per l'Italia stasera. Difficile quello che ho fatto per l'Italia, ma mai dire mai. Parliamo della partita. Prima di cominciare, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, così restate aggiornati sui contenuti. E un bel like a questo video, un like Nations League. Dai, allora, la partita nel primo tempo è stata discretamente noiosa, devo dirlo. Forse per i primi 35-40 minuti alla fine si è giocato forse un po' più velocemente a fine ripresa, anche se il primo tempo è finito comunque 1-1, perché l'Olanda è passata in vantaggio, poi la Croazia ha pareggiato su calcio di rigore sacrosanto e scaturito da un fallo alquanto ignorante, che dobbiamo dirlo, il fallo del calcio di rigore per la Croazia è ignorante. Comunque pareggio 1-1, si va negli spogliatoi. Nella ripresa la Croazia segna il 2-1 e va in vantaggio con una palla che sembrava completamente morta. Però poi si becca questo passaggio al centro dove i due centrali, Van Dijk e in primis, si perdono Pasalic che la insacca nell'area piccola, insacca 2-1 e credevo che lì la partita finisse comunque con quel risultato, perché comunque la Croazia l'abbiamo già visto in passato, anche in altre competizioni, che quando va sopra riesce a compattarsi talmente bene che è difficile poi recuperare il gol di scarto. L'Olanda ovviamente si è riversata in avanti facendo anche alcune sostituzioni a livello offensivo, un po' fortunosamente, un po' con qualche azione costruita, comunque ha agguantato questo pareggio 2-2 e ha portato la partita ai supplementari. Poi esce fuori la Croazia, perché la Croazia quando la porti ai supplementari, anche se tu sei la squadra che ha raggiunto il pareggio contro la Croazia e molte volte riesci anche ad essere la squadra che poi porta la partita a casa, perché molte volte l'abbiamo visto che la squadra che era sopra e viene raggiunta poi prima del 90esimo perde anche la partita, perché poi sulla cresta dell'onda la squadra che ha pareggiato riesce anche a metterti in difficoltà nei supplementari. E invece con la Croazia è una cosa che non funziona. Quando la porti a supplementari e rigori stai sicuro che perdi la partita. L'abbiamo visto anche nel passato recente e l'abbiamo visto ieri sera. Poi che cosa vogliamo dire ragazzi? Troviamo un Luka Modric che se nel primo tempo è stato sottotono dai secondi 45 minuti e supplementari compresi, è salito completamente in cattedra, facendo dimenticare il mondo intero che ha 38 anni e lo vedi correre al 120esimo minuto, non sbagliando un passaggio, prendendo le redini della squadra in mano e portandolo alla vittoria. Perché questo è successo. Senza Luka Modric in quelle condizioni, la Croazia purtroppo fa fatica. Fa fatica perché è una squadra che comunque punta sull'ampiezza, è una squadra che punta sulle sovrapposizioni dei terzini, è più ampiezza che verticalizzazioni, però quando giochi così, se ti viene meno la regia a centrocampo nel dettare i tempi e nel bruciare al limite qualche tempo di gioco,
diventa difficile creare superiorità numerica e mettere in difficoltà l'avversario. Però visto che hai Modric in queste condizioni stratosferiche, ma da anni che Modric domina totalmente la sfera del centrocampo mondiale, puoi tranquillamente dormire sonni non tranquilli, puoi tranquillamente dormire e andare in letargo. Modric sbrigherà tutte le pratiche al meglio come ha sempre fatto, perché è un giocatore che ha testa, è un giocatore che poi negli anni ha costruito un carattere talmente forte e talmente strafottente, tra virgolette, per quanto riguarda il blasone della competizione che vai a giocare, perché per Modric ovviamente, essendo stato a Madrid per tantissimo tempo, credo che abbia comunque sviluppato quel carattere che serve a qualsiasi calciatore per fregarsene della competizione che tu stai giocando, che sia la finale di un mondiale o che sia la partita nel campetto dietro la chiesa. Sei sempre lì sul pezzo e sai perfettamente cosa devi fare senza farti influenzare da pubblico, blasone della competizione, pesantezza di palloni, perché ti sei presentato comunque a tirare un calcio di rigore a fine partita al 120esimo. È vero che eravamo sul 3-2 già per la Croazia, però sei andato lì sul dischetto spiazzando il portiere, chiudendo completamente la partita, senza lasciare scampo agli avversari, perché questo è Luka Modric. Se sale in cattedra e non riesci, perché poi il segreto secondo me per non farlo muovere è che devi perdere due uomini, cioè tu devi prendere due uomini e li devi mettere solo su Modric, però poi rischi di imbarcare, perché poi perdi due uomini in marcatura che si stanno guardando solo Modric e Pendicollo comunque dai compagni di squadra croati. Quindi non c'è soluzione, per calciatori del genere non c'è soluzione, devi solo sperare che non siano in una serata di grazia come ieri sera, ma come d'altronde Modric fa sempre, perché prestazioni che ha steccato negli ultimi 3 anni, 4 anni a livello di nazionale, non ne ricordo. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Speriamo che l'Italia riesca stasera a giocarsela quantomeno con la Spagna. Vedremo, perché comunque c'è bisogno di ripartire. Le occasioni per ripartire queste sono quando giochi in nazionale, quando sei una nazionale, le occasioni che hai per poter ribaltare i pronostici, ripartire, non voglio dire da zero, ma riacquistare quella fiducia della quale la nazionale italiana ha bisogno, passano per queste partite. Quindi speriamo di giocarcela con la Spagna e al limite conquistare questa finale. Ragazzi, questo era per quanto riguarda la prima semifinale di questa Nations League con la Croazia, che aspetterà domenica, anzi aspetterà stasera l'avversario che uscirà per la finale di domenica. Ci vediamo nel prossimo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e sempre Forza Napoli. Ciao!